Eccoci qua ragazzi, salve a tutti e bentornati sul canale. Vista la pausa delle nazionali, io sono andato un attimo a vedere perché e per come non ha funzionato il centrocampo l'anno scorso. Voi mi direte sì, ma tu mo vieni. Ma io volevo più che altro analizzare la situazione e lo farò anche con i difensori del Napoli perché c'è qualcosa in più da capire. Perché siamo diventati una scolapasta l'anno scorso e invece Conte ci ha rimesso in carreggiata, al di là dell'entusiasmo che ha portato, ha messo le cose in chiaro anche a livello tattico. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così si resta aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto e come si dice, come dicono in tanti, i campionati si vincono col centrocampo, le partite le vinci col centrocampo forte, i risultati arrivano con una mediana di ferro. Non hanno tutti i torti, però non servono solo i nomi, ma servono dei compiti ben precisi da svolgere. Mi spiego, la prima tabella mi copro, tanto la mia faccia la conoscete molto, ma molto bene. Lobotka Roma-Napoli 2022 0-1, Lobotka in Verona-Napoli 1-3, finita la partita 2023, Napoli-Como, l'ultima apparizione in Serie A. Cosa si vede da queste tre tabelle? Si vede che nel 2022, senza paragonare e confrontare Conte e Spalletti, 2022 e 2024, i compiti da svolgere e le aree da presidiare sono ben precise, quelle di Lobotka. Quelle del 2023 invece non lo sono, perché se guardiamo la heatmap del 2023 in Verona-Napoli, in questo caso, Lobot che a tutto campo, sulla linea di porta, nell'area avversaria, a centrocampo, dappertutto come si evince dalle macchie che poi diventano arancioni e tendono al rosso, e invece non lo vediamo appunto nel 2024 e nel 2022. Questo perché? Perché ho fatto questa cosa? Perché al di là del calcio, in qualsiasi settore dove ci sono tante teste o le indicazioni sono ben precise, i dettami sono ben precisi, altrimenti non porti a casa niente e non quagli nessuna situazione, al di là che sia il calcio, che sia un ristorante, una fabbrica, eccetera, eccetera, eccetera. Le indicazioni devono essere ben precise e se andiamo a vedere anche quella di Anghissà, vediamo praticamente la stessa cosa. Ovviamente 2022-2024 le zone da presidiare sono ben precise e delineate. Nel 2024 per l'idea di calcio di Conte te lo ritrovi un po' più dietro, nel 2022 per come giocava Spalletti te lo ritrovavi anche molto più avanti sulla fascia destra a dare una mano a Politano, a sovrapporsi, ad entrare in aria e quant'altro. Non è un raffronto, l'ho detto già prima, tra Spalletti e Conte, è solamente un dato di fatto. E nel 2023 vediamo la stessa cosa di Lobotka, ovvero un Anghissà a tutto campo e andava a fare anche il portiere a quanto vedete, andava a fare il portiere, andava a fare la punta nell'area piccola, a centrocampo doveva stare dappertutto e quindi ho preso questi due calciatori in considerazione per il semplice fatto che noi abbiamo analizzato nel 2023 sempre la situazione, la società non ha fatto quello che doveva fare, siamo d'accordo, i contratti, chi ha rinnovato ed era meglio che non rinnovava, chi invece doveva rinnovare non è stato fatto il rinnovo, è ancora all'Immafao rinnovo i Kvaratskhelia, comunque arriverà o non arriverà, ce ne faremo una ragione, non è questo il video nel quale parlare del rinnovo o non rinnovo, però la situazione è molto chiara, ecco perché è passata la voglia. Lobotka in quel Verona-Napoli 2023 era dappertutto, a tutto campo, senza poi quagliare niente, così come Anghissà. Guardatele, le rimetto e poi non le rivediamo più. C'è un caos enorme, c'è un caos enorme a livello tattico. Noi, per fortuna, sul canale l'abbiamo sempre sostenuto, ma non solo noi, ovviamente. Chi guarda le partite con un tantino di visione tattica lo capiva che il Napoli comunque faceva acqua da tutti i lati a centrocampo, che poi gli errori in difesa ed errori individuali hanno aggravato ulteriormente la situazione, siamo tutti d'accordo. Però se non gira la mediana per quanto riguarda
l'apporto in avanti e il filtro da fare a livello difensivo, ecco che finisci come il Napoli dell'anno scorso. Io ho voluto condividere queste tabelle con voi perché andrò, ovviamente non nell'immediato, appena ho un po' di tempo lo farò anche con i difensori. Io non ho fatto altro che prendere partite che sono poi state giocate, diciamo, a livello temporale nello stesso periodo, tra fine settembre e metà ottobre, anche perché volevo fare una cosa un po' più precisa per quanto riguarda un'eventuale condizione fisica, per quanto riguarda l'annata, perché non puoi prendere partite giocate a marzo, confrontarle con una partita dell'anno prima giocata a settembre, dove al limite eri ancora in fase di preparazione, eccetera, eccetera. Però senza dire che Garzia non è buono, perché lo sappiamo tutti quanti e non era l'allenatore da portare a Napoli nel posto scudetto. 2023 la litmap di Lobotka parla chiaro, così come parla chiarissimo la foto di Anghissà. Le togliamo e passiamo ad Olivera. Passiamo alla situazione Olivera. Infortunio, non infortunio. Olivera ha rassicurato lo staff del Napoli, tanto è vero che si legge: in vista della prossima partita di campionato contro l'Empoli, il mister Antonio Conte potrebbe essere costretto a rinunciare a Mattias Olivera, uscito dal campo nei minuti finali del match tra Uruguay ed Ecuador. Il terzino ha accusato qualche problemino fisico e tra domani e dopodomani farà rientro a Castelvolturno. Al suo posto, assicura l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, dovrebbe giocare Spinazzola, ovviamente, è il sostituto. In ogni caso, l'esterno ieri era in viaggio, verrà valutato solo oggi pomeriggio l'entità del problema. Non ho nulla di grave, ha rassicurato con un messaggio allo staff, ma gli accidenti muscolari sono subdoli e vanno valutati con attenzione. Io non mi faccio il problema né con il sostituire diciamo Olivera con Spinazzola, e né tantomeno non avere Lobotka disponibile con Empoli e Lecce, perché abbiamo letto che ci vorrebbero 15-20 giorni, ma a parità di infortuni comunque bisogna vedere un calciatore quando recupera, perché uno ci può mettere 15-20 giorni, l'altro ci può mettere un mese, dipende dalla stazza fisica tante volte e dal recupero del calciatore stesso. Quindi 2 partite non abbiamo Lobotka. Contro il Milan vedremo poi come andrà avanti l'iter riabilitativo e il recupero di Lobo, ma noi abbiamo Gilmour in perfetta forma e Conte nell'ultima conferenza disse: io vorrei farlo giocare, eccetera, eccetera, ma come fai a sedere Lobotka? Ma non è che dobbiamo augurare a Lobotka sempre il solito infortunio, i 15-20 giorni di pausa per vedere Gilmour in campo? Assolutamente no. Però ce l'abbiamo, e secondo me negli anni non abbiamo mai avuto un doppio regista, o meglio, il sostituto del regista titolare, non voglio dire all'altezza di quello che comunque non gioca, perché Lobotka comunque diventa quasi insostituibile, e non si possono fare dei paragoni al momento, perché Gilmour è un grandissimo calciatore e promette molto, ma molto bene. Quindi il centrocampo del Napoli è al sicuro per i prossimi anni. Questo è quello che si evince dalle prestazioni dello scozzese, sia in nazionale ma anche da ciò che è stato in Premier. Siamo tutti più che tranquilli. Poi entreremo nel vivo e nel prepartita, diciamo, contro l'Empoli. Ci arriveremo domani, tra domani e sabato giochiamo domenica alle 12:30 ora di pranzo. Chi è arrivato alla fine di questo video ovviamente si gode anche la news e la notizia che domenica alle 11:30, orario da aperitivo, chi in aperitivo, chi cornetto e cappuccino, 11:30 saremo sul canale di Mauro, su questo canale qui, eccolo qua, aspettate, eccolo qua, telecronache di Napoli, TNTV 1926, saremo lì a fare un'oretta di prepartite insieme per poi guardarci il match. Io lo guardo separatamente, Mauro si fa la sua telecronaca e quindi iscrivetevi al suo canale per vedere il prepartita, ma anche per ascoltare la sua telecronaca, al limite se l'audio, diciamo, originale vi dà fastidio, avete Mauro che comunque fa una grandissima telecronaca, e poi
a ridosso della fine del match, verso le 2:15, giù di lì, 2:30, 14:30, al massimo le 15, saremo live su questo canale per il solito post partita e considerazioni a caldo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale, lo ridico anche alla fine così qualcuno capisce, è importantissimo per il canale, si cresce e diciamo rende anche felici poi, diciamoci la verità, rende felici vedere qualche numero che comunque si alza. Io sono contentissimo della mia community che continuerà a crescere diciamo, nell'educazione totale ed è questa la cosa principale del canale e diciamo la caratteristica ecco, che a me piace tantissimo e che sono molto ma molto contento di aver creato poi una community con la quale si può discutere di calcio a livello educato, in modo educato ed a livello estremamente competente perché nei vostri commenti leggo tantissima ma tantissima competenza. Sempre Forza Napoli, ci vediamo al prossimo video. Ciao.